everyone, ciao a tutti e benvenuti alla prima puntata di Idioms in 3 Minutes. Avete mai sentito in inglese la frase on the ball? On the ball? Questa frase non ha niente a che fare con l'essere o stare sul pallone, sopra la palla, ok? On the ball è una frase che utilizziamo per definire una persona di essere in gamba, di stare sul pezzo, di essere capace, di essere efficace, ok? On the ball. Quindi se sentite dire he's on the ball, she's on the ball, you're on the ball, vuol dire che questa persona è in gamba, è sul pezzo, sta sul pezzo. È una frase che possiamo utilizzare sia in modo generico, nel senso di definire una persona di essere in gamba, ok, in modo generale, o la possiamo anche utilizzare in un contesto specifico. Ad esempio, se in ufficio abbiamo un collega che sta gestendo un progetto e lo sta gestendo molto bene, le cose stanno andando bene e qualcuno ci chiede come sta andando questo progetto, possiamo dire really well, John, ok, utilizzo sempre John, forse perché è un nome molto anglosassone, John is really on the ball, John is really on the ball, in questa situazione, ok? On the ball è la forma abbreviata di una espressione più lunga. Keep your eye, ok, un occhio, your eye, non due. Keep your eye on the ball. Keep your eye on the ball è una forma di raccomandazione che facciamo per dire ad una persona di rimanere allerta, di rimanere focalizzata su un progetto, un compito, sugli sviluppi, eccetera. Ad esempio, se noi siamo un'azienda che è attiva in un certo mercato e in questo mercato ci sono degli sviluppi importanti, economici, politici, sociali, eccetera, possiamo dire we must keep our eye on the ball. Dobbiamo seguire gli eventi, seguire gli sviluppi per poter agire in modo veloce, in modo efficace, ok? Quindi questa è una frase che utilizziamo spesso, keep your eye on the ball. La stessa cosa se ad esempio abbiamo un cliente molto importante e abbiamo un collega che segue questo cliente, possiamo dire al collega keep your eye on the ball, ad esempio se c'è un rischio che questo cliente possa essere portato via da un altro competitor, quindi keep your eye on the ball. E se invece perdiamo questo cliente, possiamo dire someone took their eye off the ball. Qualcuno ha distolto lo sguardo, non ha più prestato attenzione, non è rimasto focalizzato, non ha fatto il suo dovere e quindi ci sono state delle conseguenze non gradite, ok? Someone took the eye off the ball. Questa espressione la posso anche utilizzare se, ad esempio, non lo so, vado ad un colloquio di lavoro e tutto sta andando molto bene, ma verso la fine mi rilasso un po' troppo e poi la mia performance diminuisce. Posso dire I took my eye off the ball and I didn't get the job. I took my eye off the ball and I didn't get the job. Alright everyone, that's all for today. I hope you've liked this video. If you've liked it, leave me a like, leave me a comment and share this tutorial and I'll see you next time. Bye!